Immagina questa scena. Sei seduto alla fermata dell'autobus con uno zaino sulle spalle. Da poco hai deciso di mollare tutto per inseguire il tuo sogno nel cassetto. Tuttavia non sei pienamente convinto della tua scelta. Le persone passano davanti a te come se sapessero esattamente dove stanno andando, mentre tu sei lì a chiederti se stai sbagliando tutto e se fosse troppo tardi per inseguire i tuoi sogni. Hai seguito una strada che pensavi fosse quella giusta, eppure dentro di te c'è sempre stata quella voce che ti ricordava che sei rimasto indietro, che gli altri hanno capito prima e meglio di te quello che volevano fare nella vita. Ti paragoni agli amici, ma il risultato è sempre lo stesso. Ti senti inadeguato. Ripensi alle decisioni che hai preso con coraggio, ma che oggi si sono dimostrate dei passi falsi. Ti chiedi se hai perso tempo, se sei rimasto indietro mentre il mondo correva. Eppure, proprio mentre stai pensando di esserti perso, scatta una scintilla dentro di te che ti ricorda che ogni storia ha il suo ritmo, che non stai sbagliando tutto. In realtà stai solo camminando su un sentiero diverso e che sentirsi indietro non significa che non stai andando avanti. Se ti è mai capitato di pensare una cosa simile, puoi stare tranquillo perché non sei il solo. La verità è che molti si sentono così, ma sono pochi quelli che lo dicono ad alta voce. Ma prima di tutto ti do il benvenuto nel podcast di All Care Today, l'Odissea del cambiamento, nel quale affrontiamo temi come la crescita personale, il benessere e la salute mentale, con lo scopo di migliorare la tua vita a 360 gradi. Ovviamente questo podcast è disponibile sia su YouTube che su Spotify, per cui ti invito ad ascoltarlo da entrambe le parti. Ora però mettiti comodo, perché è giunto il momento di far partire la sigla. Fino a qualche anno fa svolgevo un lavoro completamente diverso da quello che faccio adesso. Inizialmente ero entusiasta di quel lavoro, andavo sempre volentieri, con la voglia di imparare qualcosa di utile, ma con il passare degli anni mi sono reso conto che non era più la strada giusta. Ogni mattina mi svegliavo e sentivo dentro di me che stavo sbagliando direzione, e questa sensazione non era per nulla piacevole. Semplicemente non ero più convinto della mia scelta. Ci ho messo un po' a capirlo, ma una volta compreso qual era il problema, non ho avuto più dubbi. Dovevo cambiare vita. Ma cambiare vita tutto a un tratto non è semplice, perché significa accettare il fatto che negli anni avevo perso tempo ed ero rimasto indietro rispetto ai miei coetanei. Ma se ci rifletto adesso, a distanza di tempo, credo di aver fatto la scelta giusta al momento giusto. Se io non avessi mai fatto quel lavoro, non avrei mai capito quale sarebbe stata la mia strada. La società ci ha imposto l'idea che dobbiamo fare certe cose entro una certa età, come trovare un lavoro stabile entro i 25 anni o sposarsi entro i 30. Ma la verità è che ognuno ha il suo percorso di vita. C'è chi scopre la propria vocazione a 20 anni e chi la trova dopo aver cambiato 5 lavori e attraversato una crisi esistenziale a 35 anni. C'è anche chi ha seguito alla perfezione ogni data di scadenza imposta dalla società e sembra avere tutto sotto controllo, ma dentro in realtà si sente vuoto. E poi ci sei tu, che magari stai ancora cercando di capire chi sei e cosa vorresti fare nella tua vita. Ma tieni a mente che mentre gli altri corrono verso traguardi che forse non gli appartengono nemmeno, tu ti stai fermando a chiederti: è davvero questa la mia strada? E sai una cosa? Questa domanda vale più di 1000 mete perfette raggiunte con il pilota automatico. Il punto non è dove sei adesso, il punto è se ti stai ascoltando. E se stai ascoltando questa puntata, probabilmente sì. Perciò lascia andare l'idea che sei in ritardo. Non sei indietro, sei solo nel posto esatto in cui dovevi essere per iniziare a cambiare davvero. Questo è il tuo viaggio e ogni passo, anche quelli incerti, stanno costruendo il tuo cammino. E se ti stai ancora chiedendo da dove iniziare per sentirti meno indietro, ecco 3 consigli concreti che ti aiuteranno a ritrovare la fiducia in te stesso. Il primo consiglio è: smetti di confrontarti con gli altri. Ogni volta che ti paragoni a qualcuno, rischi di sentirti inadeguato e lontano anni luce dai tuoi obiettivi. Quindi smettila di paragonarti agli altri, perché ciò non ti porterà da nessuna parte. Piuttosto concentrati sul tuo percorso, anche se ti sembra lento, e vedrai che la strada giusta per te prima o poi salterà fuori. È solo questione di tempo. Secondo consiglio: rivedi la tua idea di successo. Il successo non è una linea d'arrivo uguale per tutti. Chiediti cosa significa davvero per te sentirsi realizzato. Magari la tua idea di successo è completamente diversa rispetto a quella degli altri. Ti ricordo che ognuno ha il suo percorso e le sue sfide. Se può esserti d'aiuto, pensa ai risultati che hai ottenuto finora. Le cadute, le ripartenze, i piccoli traguardi quotidiani, anche quelli sono successi. Forse non stai fallendo, stai solo crescendo a modo tuo e con i tuoi tempi, e va benissimo così. Il terzo consiglio invece è: agisci anche se hai paura.
Non aspettare sempre il momento giusto, perché purtroppo non arriverà mai. Avere paura di mettersi in gioco è normale e ciò potrebbe crearti ansia e insicurezza. Ma sappi che ogni passo, anche piccolo e all'apparenza insignificante, rompe l'illusione di essere bloccati. Quindi prendi coraggio e passa subito all'azione e ricorda che un piccolo gesto vale più di 1000 parole. Infine, se questo podcast ti è piaciuto e lo hai trovato utile, ti invito a lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensi. Ti invito anche a lasciare un mi piace e a iscriverti se ancora non l'avessi fatto. Inoltre, su www.allcaretoday.it trovi l'intero articolo e altri articoli su consigli, riflessioni e idee legate al tema della crescita personale e molto altro ancora. Detto ciò, ti ringrazio per l'attenzione e ti invito ad ascoltare il prossimo podcast. Buona crescita personale e alla prossima!